Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come stanno le mie guerriere e i miei guerrieri? Meravigliosi, 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 al loop, meravigliosi al loop. E al loop vi metto anche il grazie, 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 luppato a oltranza. Brave le mie ragazze, bravi i miei ragazzi, è stata una settimana di preparazione a questa meravigliosa primavera, di fissare la rampa di lancio verso il partorirci, questi germogli meravigliosi che stiamo vedendo sbocciare continuamente, stiamo vedendo ergersi dentro di noi questa cattedrale meravigliosa. Io so che state studiando come le pazze. Ma come mi piace questa cosa, come mi piace questa cosa, ed è meraviglioso, meraviglioso. Tante di voi mi hanno scritto che si sono ridivorate anche video vecchissimi, anche perché in ogni video, anche quelli non solo podcast, anche video di lei di 2 anni fa, dove facevo delle introduzioni. Ogni volta quando faccio delle introduzioni parlo di cose di un certo tipo, che hanno il loro spessore, che poi metto in dei podcast, ma quando noi utilizziamo poi le carte vengono praticati gli stessi argomenti, no? E quindi poi alcune cose di alcune introduzioni di lei di 1 anno, 2 anni fa, io non le mettevo poi nei podcast, che poi mi dimenticavo. Quindi comunque state studiando come le pazze, brave, bravi. E questo è meraviglioso, perché ve l'ho sempre detto: studiate e applicate, studiate e applicate, studiate e applicate, perché intellettualizzare qualcosa è facilissimo. Sentire ciò che viene intellettualizzato è un'altra cosa, cioè diventi quella cosa. Quando tu senti ciò che capisci, diventi quella cosa. E questo è il senso. E la cosa su cui voglio mettere l'attenzione in questa introduzione di oggi è la necessità di cambio, la necessità del cambio. Questa necessità impellente di cambiare, no? Di cambiare cosa? Alla fine non cambiamo niente, cioè noi non è che cambiamo. Noi diventiamo quello che siamo destinati a essere, allineandoci consapevolmente ai potenziali dell'anima. Che cosa include questo? Include di mettere ogni cosa al suo posto, l'ego al posto suo, la ragione al posto suo. Ego e ragione noi li diciamo in questo modo, non è molto corretto dire ego, ragione, però per intenderci lo diciamo in questo modo. Ricordiamo che la ragione è la facoltà dell'obbedienza. E qua si aprirebbe un podcast di 6 ore. Ci hanno voluti obbedienti a un sistema corrotto. Ci hanno voluti schiavi di un sistema corrotto. Ci hanno voluti inetti a servizio di un sistema corrotto. Quindi quello su cui hanno sempre fatto leva era la ragione, la razionalità. La ragione e la razionalità, che è la facoltà dell'obbedienza, deve servire a un certo scopo. Se ce l'abbiamo, serve a un certo scopo. Deve servire ai dettami dell'anima. Tu devi obbedire a una facoltà superiore, che è quella tua, del tuo sé superiore o anima, o Dio che ti incarna, è la stessa cosa. Quindi la ragione, come stavo dicendo, è la facoltà dell'obbedienza. Il pensiero è un'altra cosa. Noi spesso confondiamo, ma io stessa non vi faccio sempre la distinzione, perché per intenderci, la ragione con il pensiero. Perché diciamo noi i pensieri che ci vengono autosabotanti, ok, quelle sono credenze limitanti, no? Che vanno in automatico, ce l'abbiamo in background, ce l'abbiamo nel subconscio. Allora, la ragione è una cosa,
Diciamo, la ragione è uguale all'ego, dai, mettiamola così. Il pensiero, questo lo spiega benissimo in tutti i suoi scritti Rudolf Steiner, ma in sintesi il pensiero è un'altra cosa. Il pensiero risponde alla domanda perché. Vi starete chiedendo, pure la ragione risponde al perché? No, il perché del tipo a che scopo? Il pensiero ti porta a fare ti porta ad espanderti, la ragione ti limita. Quando tu ti chiedi un qualcosa a che scopo, ad accedere a livelli superiori. Quando ti chiedi una cosa a che scopo? A livelli superiori, per esempio, la vita a che scopo? Queste sono le domande che il pensiero può contemplare e che deve contemplare affinché il nostro corpo mentale superiore si espanda. Perché quando, come vi ho spiegato nel video magia iniziatica, magia pratica, quando tu fai una domanda che ha un certo peso, che ha come nesso lo scopo di qualcosa di grande, il tuo sé superiore attiva dei canali più alti che lavorano dentro di te mandandoti immagini, intuizioni. E invece la ragione è quella che utilizziamo per fare i conti, per parcheggiare. La ragione non si chiede a che scopo. La ragione, che quanta farina serve per fare questa torta? Ok, 200 grammi di farina. Ok, quante uova servono? 2 uova. Ok. Come devo parcheggiare se il parcheggio è così? Non la metto così la macchina, la metto così. Ok? Quella è la ragione. Il pensiero, ciò che si chiede a che scopo, ti fa ampliare la mente. E allora mi è venuto in mente rispetto anche a questo la necessità di sto cercando di dirvi qualcosa, di cambiare idea. Cambiare idea. Cioè, lasciate che il vostro pensiero, quello più alto, vi aiuti a cambiare idea. Perché vi dico questa cosa? Perché leggo molto spesso, no? Ma io stessa sono stata invischiata di questa sensazione. Quando ci fossilizziamo su una cosa, su un problema, su una dinamica, e quindi rimanete aperti a quello che la vostra ragione reputa impossibile. Tutto è possibile a colui che crede. Io direi tutto è possibile a colui che studia, perché io ho cambiato un po' la frase di Matteo. Tutto è possibile a colui che studia. Perché essendo menti razionali occidentali abbiamo questa parte razionale ipertrofica, no? La parte intuitiva e praticamente in questi ultimi anni ci stiamo praticando nel dare credito a questa parte. E mi è venuto in mente il discorso sulla montagna, ricordate faceva Gesù, il discorso sulla montagna. Che cosa dice il discorso sulla montagna? E sapete che è stato detto mantieni i tuoi giuramenti, eccetera. Ok. Lui dice, io vi dico, non giurate. Che cosa vuol dire quel non giurate? Significa, non pensate oggi di rispettare quello che hai detto ieri. Perché non è questo il modo di vivere. Perché se rispetti quello che hai detto ieri e ci sono delle esperienze che ti stanno portando a cambiare idea su qualcosa o a farti fare un certo tipo di esperienza, quindi se rispetti quello che hai detto ieri, però qualcosa dentro di te dice ma forse ti precludi la possibilità di scoprire. Se ti lasci vincolare da quello che ieri pensavi, allora sei perduto. Sii libero di cambiare, ti dice Gesù. Cambiare idea,
svincolati, non ti relegare, sii libero di accorgerti. Cioè noi quando ci accorgiamo di qualcosa, cambiamo idea su qualcosa. Poi c'è un'altra parte di noi che ci vuole tenere relegati nel non cambiare idea, però ci siamo accorti di qualcosa. Quindi, poi siccome mi piace molto fare tutta l'etimologia delle parole, no? Da dove vengono le parole, qual è il vero significato delle cose. Per esempio la parola amore viene dal latino mors, a privativo mors, senza morte. Quando sono andata a vedere questa cosa mi si è aperto un mondo. Dico, cazzo, scusate, la parola amore significa senza morte. Cioè significa non c'è tempo, trascende ogni tipo di dualità. Ecco, per esempio, la parola accorgerti, sapete che cosa significa? Viene dal latino accorrigo, che significa mi correggo. Quindi accorgersi vuol dire che fino a 2 giorni fa, fino a 10 giorni fa, fino a ieri, fino a 5 minuti fa, pensavi una cosa e adesso mi accorgo che ho sbagliato. Cioè, mi correggo. Accorgersi, cioè significa pensavo una cosa fino a 5 minuti fa, mi correggo, ho sbagliato. Cioè questa cosa ti libera, ti apre. E quindi era giusto uno spunto di riflessione in più per accorgervi, per liberarvi, per correggere il tiro. Ma da cosa lo correggete il tiro? Lo correggete dall'uso sbagliato di pensare, dell'attività del pensiero. Quindi lasciate che il vostro sé vi guidi ad accorgervi, a liberarvi. E in questa epifania di primavera, proprio in questa vigilia di primavera, io vi auguro di accorgervi di chi siete. Se la vostra mente razionale vi ha fatto sempre credere di essere una cosa, perché strutturati sulla facoltà dell'obbedienza, della ragione, allora accorgetevi che non è così. Ok, allora ragazze mie e ragazzi, detto questo, oggi abbiamo 3 varianti. Ho messo queste 3 varianti che sono gli oracoli di Sefirion, gli Angelion in particolare, e vediamo quali sono le energie dal 18 al 24 marzo che entriamo in questa primavera, e poi abbiamo questa splendida luna piena del 25 che va a suggellare la nascita dei germogli di questo nuovo essere, di questa divinità che vi incarna. Andiamo a vedere come si svilupperanno le energie in questi tempi. Allora, scusate, abbiamo prima variante, seconda variante e terza variante. Le potete sentire anche tutte e 3 come una variante unica, oppure 2 soltanto che vi ispirano. Abbiamo questa, l'amicizia, solidarietà, comunità, alleanza, il guardiano del tempo, richiamo, appuntamento importante, la guarigione, rinascita, fioritura e rinnovamento. Allora, ragazze mie e ragazzi, mi lascio respirare, non so ancora che tipo di stese voglio fare, mi lascio ispirare. E partiamo dalla prima variante. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, sì, che devo fare? Sì, i tarocchi, è vero. Allora, volevo metterci prima tutto questi. Vediamo. Scusate, qua 150 miliardi di tarocchi. Allora, vediamo un po'. Allora, questa settimana, dal 18 al 24 marzo, quali sono le energie per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante? Vediamo un po' quali sono le energie. Mettiamo le Shozen.
Quali sono le energie? Vediamo quali sono le energie. Allora, vediamo, abbiamo giochi politici, le vite passate, afflizione. Che cosa vi sta affliggendo, ragazze mie? Siete afflitte per qualcosa del passato, qualcosa che non è andato bene, qualcosa per cui non vi fidate, qualcosa che del recente passato siete afflitte un po' per qualcosa che ha a che fare con una persona che del vostro passato che ha mentito o che conoscete bene che ha mentito su qualcosa che è accaduto in passato, o siete afflitte un po' da qualcosa che ha a che fare con una situazione di mancanza di fiducia, cioè una situazione vi sta dando una pesantezza animica in questo momento che ha a che fare con qualcuno che indossa una maschera o qualcuno che non si è comportato bene con voi. C'è una sorta di afflizione per questa cosa qui. Può essere di varia natura, lavoro, amicizia, ti sto dicendo qual è l'energia, ok? Allora, ragazze, questa cosa ha a che fare con un lavoro karmico da trascendere, perché le vite passate ha a che fare con un lavoro karmico, ok? Qua vi affligge qualcosa che ha a che fare con il vostro ego, che si specchia con gli altri. Quindi abbiamo visto queste varie circostanze specifiche che vi ho annunciato adesso, no? Ok. Questa situazione può essere successa o può succedere in questa settimana, cioè che vi vedo preoccupate di qualcosa, di qualcuno che conoscete bene o del vostro passato, che non si è comportato bene con voi o che sta indossando una maschera che vi fa vedere una faccia, ma non è così. Allora, perché questa cosa vi preoccupa? Ovviamente i motivi sono diversi, no? Ma a livello sottile, perché vi può preoccupare questa cosa? Qualsiasi sia la tua risposta, ha a che fare con un karma che deve essere trasceso in questa settimana. Va bene? Deve essere trasceso questo karma. Sapete che gli altri rispondono sempre alle vostre paure interne. In questo caso qui. Rispondono alle vostre paure interne, qualsiasi cosa voi vivete risponde alla vostra interiorità e ci tengo a sottoscriverlo ogni volta. Ok. Andiamo a vedere come trascendere questa situazione che si è già presentato, si può ripresentare in qualità karmica. Come trascendere questa situazione? È un gioco. Il mondo di mezzo ha a che fare con la realtà 3D, è un gioco, un'illusione. È un gioco, un'illusione. Ci hanno risposto che cos'è, come trascendere questa situazione? Vola sopra, l'aquila, vola sopra, ergiti rispetto alla 3D, è un'illusione, vola sopra ragazze, Dai, volate sopra le situazioni che vi tengono così soggiogate, quindi io sono il padrone della mia anima, va bene? Io sono il padrone della mia anima, ok? Io sono in pace con me stessa, le mie intuizioni sono legge, le mie intuizioni vengono direttamente dal mio sé superiore. L'aquila vola sopra rispetto a questa situazione della 3D. Vola sopra. Ergiti come un'aquila. Va bene? Non ti fare prendere dalle scaramucce delle situazioni quotidiane. Ergiti, ergiti. Ergiamoci qua, perché il nostro sé lo impera questa cosa. È definitiva. Va bene? Ok. Vediamo un po', andiamoci a raccontare ancora altro. Allora, vediamo un po' rispetto a questa situazione. Allora, mettiamoci questi. Allora, vediamo in questa settimana, energia attuale. Qua abbiamo il Papa, energia attuale in questa settimana. Qua io ti vedo molto aver appreso delle lezioni spirituali che riguardano quello che ti ho detto adesso. Il Papa mi parla di credenze, di posizioni, di aver appreso soprattutto delle lezioni spirituali che riguardano comportamenti disonesti degli altri che sono il riflesso del tuo ego. Ergiti sopra, va bene? E mi parla delle tue priorità, hai le tue priorità, hai le tue credenze,
Mi raccomando, le tue credenze che vengano dal pensiero del tuo sé superiore, non dalla ragione. Ok? Ancora? Paggio di spade. E il matto. Qua abbiamo a che fare con una situazione, alcune di voi non si fidano se lanciarsi in una situazione oppure restare. Ricordati che il restare ha a che fare con l'ego. L'ego ha paura di fare dei passi avanti, ha paura di cadere, ha paura di morire. Qua ti stanno chiedendo di volare. Situazioni magari di persone di cui non ti fidi, perché hai delle paure tue inconsce, quindi mi raccomando, salta, ti stanno dicendo, in delle situazioni che ti vedono un po' così in questa settimana e mi ribadiscono un po' la situazione di prima. Vediamo un po', ancora mettiamone un'altra, no, una sola per favore. Qua abbiamo la morte, ok, qua arrivano cambi ragazzi miei in questa settimana, arriva questo cambio epocale, ti metti indietro tutte le preoccupazioni riguardanti a una conversazione che hai fatto con una persona che ti ha lasciato un po' in sospeso, delusa, oppure non ti fidi di qualcuno, ti butti dietro tutta questa circostanza qui, d'accordo? In questa settimana, guarda, arriva il sole, la felicità arriva proprio, assolutamente sì. Mi parlano di più cose qua, ovviamente è una situazione vasta, molto vasta, di più cose. Qual è il succo di tutto questo? Che sei riafflitta per una questione passata su cui stavi rimuginando, che si tratta di persone o di circostanze, arriva un cambio, ti metti alle spalle una situazione di questa natura qui. Questo a livello proprio generale. Vediamo un po' di cosa ci parlano ancora, cosa ci accade in questa settimana, di cosa ci parlano. 9 di bastoni, re di denari, 3 di spade. Qua mi stanno parlando di una persona che ti ha ferito o di una circostanza che può essere anche lavorativa. Allora, il succo di tutto questo è questo, ok. Qua c'è una circostanza o lavorativa o di una circostanza che ti sta ferendo, che ti ha ferito, che può accadere in questa settimana, te la metti alle spalle. Tu non hai più intenzione di girare, di voltarti indietro e dire sì a quelle circostanze che non ti stanno più bene. E lo farai in questa settimana. Mi può parlare di lavoro, d'amore, di altre circostanze, va bene? Ok. Circostanze che ti hanno stancato proprio. Ok. Va bene, vediamo qual è il lato positivo, carta positiva, 5 di bastoni, quindi se sono stati dei contrasti o dei conflitti, se possono esserci questa settimana con delle persone, vengono risolti, d'accordo? Vengono risolti. Guarda, regina di bastoni, hai tutto sotto controllo. Carta negativa. L'otto di denari, mi parlano di lavoro, che ci possono essere delle discussioni in ambito lavorativo, ti metti alle spalle queste circostanze, un capo troppo esigente o qualcosa di questa natura. Qui ti metti alle spalle questa circostanza, va bene? Se per alcuni di voi non c'è lavoro, mi dicono di avere un po' di pazienza perché all'inizio della primavera ci sarà un'opportunità, vedi? Asso di bastoni che adesso sta al blocco, ci sarà un'opportunità lavorativa all'inizio della primavera, quindi in questi giorni, fine della prossima settimana. Ok, voglio andare a vedere adesso sulla parte amorosa. Vediamo un po' sull'amore cosa ci raccontano. Sull'amore cosa ci raccontano in questa settimana. Qua abbiamo un 10 di coppe. Qua abbiamo un 10 di coppe. Io ti vedo stare bene con amici, familiari, parenti, o se c'è una tua persona di interesse vedo che va tutto bene in quest'ambito. O comunque il 10 di coppe mi parla che stai, guarda, l'imperatrice, che stai molto bene in amore. Per alcuni di voi, per altri stanno proprio godendo e sta arrivando questo 10 di coppe. Vediamo quindi cosa succede in questa settimana. In amore, regina di denari, il 9 di coppe, 5 di bastoni. Io ti dico una cosa, qua in amore io ti vedo molto concentrata sulle tue cose, denaro, lavoro, una soddisfazione tua personale proprio, più che sull'amore.
Se c'è già una persona con cui va tutto bene, io vedo che va tutto bene, poi ci possono essere delle discussioni con questa persona alla fine di questa settimana. Ci possono essere delle discussioni e questa cosa ti può far sentire un po' giù, oppure stai pensando tu di andartene perché questa persona, o comunque sia, dai un ultimatum a questa persona perché non ti ha dato quello che stavi sperando probabilmente. Vediamo perché il 5 di bastoni. Il cavaliere di denari, perché probabilmente la cosa si fa un po' più lenta per lavoro. La cosa si lavoro, vedi qua io vedo che allora se avete già una persona di interesse con cui va tutto bene, io vi vedo stare proprio bene qua durante la settimana, poi ci possono essere delle discussioni perché questa persona ha da lavorare. Sì. Oppure se sei singolo, io qua vedo che ti trovo proprio bene con amici, con le tue persone di interesse, di natura amicale, per esempio. Io qua vedo che stai bene con te stessa, può arrivare una persona per le ragazze singolo, però qua vedo che la situazione si può fare un po' tesa per motivi di lavoro. Vediamo un po' al positivo cosa abbiamo. 5 di coppe al positivo, vedo che ne discuterete di questa cosa, va bene? Ne discuterete di questa cosa e la tristezza si metterà alle spalle. Assolutamente, se vi vedo un momento di tristezza, questa cosa si metterà alle spalle, perché vi vedo stare proprio bene qua. Però questa piccola discussione può generare un cambio di attitudine, che si risolve comunque. Vediamo il lato negativo. Cavaliere di bastoni, vedo che qualcuno può agire di impulso e avere una discussione con te. Qualcuno può agire di impulso e avere una discussione con te, oppure sei una persona nuova, io vedo che tu non ti lasci proprio guidare dall'impulso, va bene, stai bene come stai, fai un po' fatica, ci possono essere delle discussioni per lavoro, magari qualcuno dice qualcosa che ti dà fastidio, però poi viene risolto, eh. Vediamo un po' la direzione per te qual è. Il mondo ti può far fatica a aprirti al nuovo per alcuni di voi, oppure qualcuno lavora a distanza e questo può essere un po' il gap in questa settimana. Oppure per te ti può far fatica a lasciarti guidare dall'impulso con una persona nuova, aprirti al nuovo. Vediamo perché il mondo. Il 2 di bastoni. Qua per alcuni di voi che sono single vi fa fatica a fare la scelta di aprirvi al nuovo e lasciarvi guidare dall'impulso. Va bene? E invece per altre ragazze e ragazzi questa persona lavora fuori e questa può essere un po' la tua indecisione. Però vedo che una situazione viene risolta di natura conflittuale. Vediamo un po' ultima carta sull'amore. Gli amanti. Qua abbiamo gli amanti, tutto si risolve. Ci può essere un dilemma amoroso per te sulla scelta che devi fare. Perché qua c'è il 7 di denari, è come se tu volessi attendere, per esempio, se è una persona nuova, mi spiego? Vediamo perché gli amanti. 5 di spade, sì, ci possono essere in questa settimana delle conflittualità con questa persona e quindi di conseguenza è come se a un certo punto, che la cosa comunque si risolve, a un certo punto questa situazione si fa un po' più conflittuale, va bene? O perché questa persona dice qualcosa e te ti dà fastidio, o questa persona reagisce a qualcosa e te ti dà fastidio per motivi di lavoro, o a distanza o comunque per motivi di lavoro. A te ti può far fatica a fare questo cambio, però vedo che le situazioni di un po' di angoscia verranno risolte. Sì, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sono sempre accanto a te. Questa è una persona che ti dirà sono sempre accanto a te, che è relativo anche al fatto di questa distanza che ci può essere per lavoro. Solo tu mi fai sentire così. Quindi qua c'è una ripresa di una situazione che può andare un po' in contrasto a fine settimana, ok? E vediamo un po' cosa ci dicono gli angeli del cuore. Ah, vero amore, questo è l'amore della tua vita. Allora, ragazze mie e ragazzi, è una carta molto impegnativa questa, quindi, se qua state già insieme a questa persona, vedo che va tutto bene, va bene, qua ci sono delle piccole discussioni,
perché questa persona, ripeto, reagisce d'impulso e per motivi di lavoro, distanza, eccetera, a te ti lascia un po' in sospeso questa cosa, io vedo che poi alla fine la cosa si risolve. Se è una persona nuova, mi dicono questo è l'amore della tua vita, ok? E questo ti può fare entrare un po' in confusione, perché sentirai che stai proprio bene con questa persona. Alcuni di voi la stanno conoscendo adesso, però possono esserci dei battibecchi qua, perché qualcuno agisce d'impulso. Però vedo che si risolve la cosa, ok? Quindi ragazzi miei, così stanno le cose. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Amore, il messaggio è una bottiglia, spingersi al limite. Wow, qualcuno farà qualcosa per farsi perdonare poi. Allora, se è così come ti ho detto prima, allora messaggio una bottiglia, quindi la cosa avanza, qualcuno farà un gesto limite, tagliar legna mi parla di pulizia che viene fatta dopo questo bisticcio qua, o comunque questa tensione. Questo spingersi al limite con queste carte aspettate mi dice anche qualcuno può dire qualcosa che suscita nell'altro tensione, però poi tagliar legna mi dice che tutto torna, si fa pulizia di quello che è stato detto per un nuovo inizio, d'accordo? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per questa prima variante. Mi sono lasciata ispirare da tutto, come al solito. Io vi ringrazio, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante, il guardiano del tempo, richiamo appuntamento importante. Andiamo a vedere che energia gravita intorno a questa variante e quindi in questa settimana. Allora, partiamo da Yosho Zen. Vediamo che energia gravita intorno a questa variante. Mettiamo una, due, allora partiamo da queste. Morale, il tamburo. Allora, qua mi stanno dicendo che una situazione è ferma, non so di che situazione si tratta. Una situazione ferma, ma allo stesso tempo sta per scoppiare qualcosa. Il tamburo. Non so di che situazione si tratta, mi parlano di una situazione morale, moralismo, no? Tutta una sorta di anche razionalità, fermo, quello di cui abbiamo parlato nell'intro di queste previsioni. Qualcosa è fermo, ma il tamburo mi dice c'è qualcosa che sta per boom, ok? Vediamo un po' su questa morale. Sì, sta per venire a conoscenza di qualcosa. La creatività, wow, e l'armonia, ragazze mie, qua stai per venire a conoscenza di qualcosa che ti farà sentire una bellezza e una pace incredibile. La creatività che è l'imperatrice, l'armonia e il 10 di coppe negli Osho Zen. Allora, stai per venire a conoscenza di qualcosa. La coscienza, qualcosa si apre. Una situazione bloccata o chiusa, può essere di qualsiasi natura, si apre. La creatività che è il pieno successo, l'esito e armonia. Cioè che porta una bellezza senza uguali, a qualcosa di meraviglioso. Forse farai in questa settimana una scoperta o anche un appuntamento importante su questa carta, dice. Una scoperta che ti porterà ad essere piena di te, bella, bellissima o bellissimo, felice, in armonia col tutto. Io qua credo si tratti anche di creatività e di lavoro. Qualcosa che era fermo, che stavi aspettando, vieni a conoscenza di questa cosa, un appuntamento importante sul piano lavorativo e scoppia la situazione. Cioè scoppia in positivo per te, mi spiego? Andiamo a vedere un po' di più con i tarocchi. Di cosa parla questa energia esplosiva? Di cosa parla questa energia esplosiva?
l'imperatore, un re di bastoni, il 3 di bastoni, una persona che è a distanza, ti sta pensando molto, una persona che si dà conto del tuo valore. Qua c'è una persona a distanza che sta aspettando o che ti osserva e farà dei passi verso di te. Una persona che si dà conto del tuo valore e fa dei passi importanti verso di te. Sì. Vediamo un po' l'energia del 3 di bastoni. Mi può parlare anche di un capo a livello lavorativo, o comunque sia di una persona che si dà conto del tuo valore e si apre il cammino con questa persona, in ambito anche lavorativo o anche familiare. Una persona magari più rigida. L'energia del 3 di bastoni. La regina di coppe, una persona che ti osserva a distanza, tu stavi aspettando questa cosa. Muove dei passi verso di te qualcuno, può parlarmi di più ambiti, ragazze e ragazzi. Tu stavi aspettando questa cosa, sì, ok. Vediamo un po' l'energia, due altre carte mettiamo qua sotto. La forza, il 10 di bastoni. Qua una situazione che non avanzava o per distanza o per altro, una situazione che non avanzava. Inizia ad avanzare, facendo dei piccoli progressi. Una situazione che non avanzava muove verso dei progressi. Vediamo il lato positivo. Sì, paggio di denari. Io qua vedo incontri, proposte, comunicazioni. Va bene? Nuovi inizi. Ok, qualcosa che stavi aspettando. Il lato negativo. Da tanto tempo stavi aspettando, è pur vero che iniziano dei piccoli passi, sono dei piccoli passi, ci vuole un altro po' per le cose grosse, però iniziano comunicazioni, primi passi verso questa cosa, che era stanca, che non arrivava, mi spiego? Quindi può essere di qualsiasi natura, lavoro, relazioni, anche familiari, sì. Ok, adesso ci hanno specificato un po' la situazione in generale, anche su più ambiti. Adesso andiamo a vedere sull'amore. Vediamo. Allora, vediamo sull'amore, carta di partenza sull'amore. Come stanno le mie ragazze, i miei ragazzi? Carta di partenza sull'amore. Carta di partenza energetica, il Papa. Allora, forte energia del Toro, se state connettendo con una persona del segno del Toro. Il Papa mi parla di un'energia se per esempio sei single o comunque non c'è nessuno, di una persona, in questo caso sei tu che sai esattamente cosa vuoi, sei molto esigente, stai pensando molto delle tue responsabilità, hai anche dei carichi familiari o comunque sia stai procedendo verso quello che tu reputi giusto. E quindi anche a livello amoroso mi parla di te che sei una persona molto esigente, è giusto così. Oppure stai avendo a che fare con una persona che ha delle responsabilità importanti. Qua abbiamo il 7 di bastoni, ci può essere qua, io qua mi vedo l'energia di una persona che ha delle responsabilità importanti e ci possono essere degli ostacoli sull'amore. Sì. In questo momento. Vediamo un po' cosa succede quindi in questa settimana in amore. La regina di denari, 5 di bastoni e la regina di spade. Io penso che qua, allora, io qua vedo un'energia di un conflitto con qualcuno in questa settimana, o per motivi di terze persone, e una persona, magari stai connettendo con una persona impegnata e tu stai pensando di dare un ultimatum a qualcuno in questa settimana, oppure qua è l'energia del fatto che tu te la puoi prendere con qualcuno per motivi di stabilità, che non ti dà il giusto tempo, ok, perché magari è una persona molto impegnata sul profilo
lavorativo, o io qua credo ci siano delle discussioni per qualcuno o qualcosa. Il carro, forse c'è una distanza tra te e una persona, oppure una persona non arriva, diciamo, a compromettersi nel senso più sostanziale del termine, in qualità di rapporto amoroso. Perché la regina di spade? Perché tu vuoi di più, l'imperatrice. Io qua credo che ci saranno delle... allora, se tu stai già con una persona o comunque sia hai la connessione con una persona, ci possono essere delle discussioni inerenti al fatto che tu vuoi di più, o perché questa persona ha degli obblighi lavorativi, responsabilità, eccetera. Perché tu vuoi di più, oppure io credo che tu non gliele mandi a dire a questa persona in questa settimana perché tu vuoi di più, perché sei molto esigente. Quindi anche per le ragazze singole, io qua vedo che può entrare una persona, però ti darà un po' da pensare perché tu vuoi di più, metti alla prova questa persona per vedere se è alla tua altezza. Okay? Qua abbiamo il segno anche del Capricorno, Vergine, Acquario, Gemelli, Bilancia e Toro di nuovo. Vediamo un po' energia positiva per te. Energia positiva è il giudizio. Allora, il giudizio mi sta parlando del fatto che ci sarà ti dai conto che tu meriti di più, tu vuoi di più, metti alla prova questa persona. Quindi se è una persona nuova, per esempio, c'è la rinascita dell'amore e la metti alla prova questa persona per vedere se è alla tua altezza. E invece se potete avere una discussione con questa persona per motivi altro dall'amore, di lavoro o di responsabilità, oppure perché si mettono in mezzo delle persone, io vedo che tu hai la meglio. E vi dico anche un'altra cosa. Per alcune di voi che stavano connettendo con una persona che era impegnata, io credo che venite a sapere che questa persona non è più impegnata. Ed è a vostro favore. Ok? Vediamo il lato negativo. Il re di spade. È possibile che qui ci sia una persona con cui c'è freddezza oppure molto impegnata, vedi, a sui denari sul profilo lavorativo, lavoro, una persona che può essere un po' più indisponente per le questioni lavorative, quindi ci può essere questo battibecco, magari adesso sta andando tutto bene, ok? Per alcune, però ci può essere questo battibecco di questa natura qui, che comunque tu ti rendi conto dove sta la sfida karmica in questo caso per te in questa settimana a livello relazionale, che tu non hai più paura di dire io valgo, io merito, ok? E sei ferma sulle tue posizioni. Ok. Vediamo qual è la direzione. Il 9 di bastoni. Certo è che per alcuni di voi si sono già ripetute queste cose e quindi siete un po' stanchi di questo. Vediamo ancora sul 9 di bastoni. Il cavaliere di coppe. Allora, qua c'è qualcuno che si estranea dall'avanzare in amore, ok? Rispetto alle circostanze suddette, quindi ci può essere un po' di litigio su questo. Però vedo che è tutto a vostro favore, perché dove sta la sfida karmica? Oltre a quello che leggiamo, no, a livello di realtà 3D, dove sta la sfida karmica? Quella di credere nel tuo valore. Ecco perché la rinascita del giudizio a tuo favore. Per alcuni di voi, ripeto, vengono a sapere che una persona non è più impegnata. Sì, vediamo un po', ultima carta in amore questa settimana. Asso di spade, comunicazioni, assolutamente comunicazioni che chiariscono perché voi meritate, venite a sapere da qualcuno, secondo me da qualcuno, da questa stessa persona che era fredda con voi, che non c'è più l'altra situazione di impegno, ed è a vostro favore. Quindi per le ragazze singole e i ragazzi singoli, anche io qua vedo comunicazioni, la rinascita dell'amore. Certo che questa persona la metterete alla prova. La metterete alla prova per vedere se è veramente alla vostra altezza. Io credo che non deluderà le vostre aspettative con l'asso di spade. Vedi, qua ci avviene un cambio con la morte. Sì. Ok, andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona.
Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Questa persona si può generare nervosa con questo 5 di bastoni perché non riesce a controllare quello che prova per te. Ok. Si è girata da sola questa che dice ti sposerò perché ragazze, qua stanno uscendo cose bomba, pure l'altra stesa. Ti sposerò perché io non aggiungo altro, ragazze. Qua c'è una persona che non riesce a controllare quello che prova per te, che vuole fare qualcosa in più insieme, di più forte, e tu lo verrai a sapere in questa settimana, eh? Eh sì. Ok, ragazze, wow, che bomba. Vediamo un po' cosa ti dicono questi altri oracoli. Amore. Tagliar legna. Il vento cambia direzione. Una nuova vita. Allora mi viene chiaro che voi qua venite a sapere che qualcuno non ha più una relazione ufficiale. Una nuova vita. Per alcune è proprio chiaro questo messaggio. E per altre invece qua vedo tagliar legna, cioè si fa pulizia del vecchio. Voi nascete a nuova vita. Nuova vita, qua avrete chiarimenti, la rinascita dell'amore, una persona alla vostra altezza non deluderà le vostre aspettative, se è una persona nuova per esempio. Una stesa bellissima ragazzi, eh? Vediamo un po' cosa ci dicono gli angeli del cuore. Dipendenza reciproca, qua c'era qualcuno che aveva situazioni di dipendenza possono anche essere generate dal lavoro, lavoro eccetera, quindi diciamo che c'è tagliar legna di queste situazioni di dipendenza e anche dipendenza reciproca dai vostri schemi mentali, quelli che vi impedivano di dire io valgo, ok? Ok, mettiamone un'altra. Prima di tutto ama te stesso, infatti ho appena finito di dire gli schemi mentali che ti impedivano di dire io valgo o di essere quella cosa che tu vali, ok? Quindi qua ci sarà molta autostima a livello d'amore. Sì. Vediamo un po', io voglio vedere con queste altre. Vediamo su quest'asso di spade, queste comunicazioni in amore, ancora. Comunicazioni che stavi aspettando, speranza. Stavi aspettando di fare di avere questi chiarimenti o di avere le idee chiare, questa rinascita ancora. Falsità, frattura. Vedi, alcuni di voi vengono a sapere che c'è stata una frattura, che qualcuno ha mentito rispetto a una circostanza ed è tutto a tuo favore. Tu stavi aspettando che qualcuno lasciasse anche un'altra situazione, questo mi stanno dicendo, è molto chiaro su questo. Invece qua tu hai alcuni di voi hanno la speranza che venga fatta chiarezza su una situazione che succede in questa settimana col 5 di bastoni, che è un po' di conflitti, e viene chiarito, c'è un inizio, ancora. Soccorso insperato, sì, qua c'è un nuovo inizio, un inizio su qualcosa che può avere delle conflittualità in questa settimana, che si può generare della tensione, o qua tu ricevi una notizia insperata di questa persona che non sta più con un'altra relazione. Questo mi è molto chiaro. Vediamo ancora di metterci queste nello specifico, proprio siccome è uscito marcato 2 volte, per le ragazze e i ragazzi che stavano in relazione con una persona che aveva un'altra relazione, questa persona nei tuoi confronti. Amore fuggitivo, c'era un amore fuggitivo tra di voi o voi avete fatto un ultimatum a questa persona per l'amore fuggitivo. Amore ritrovato. Qua c'è amore ritrovato rispetto alle ragazze che avevano, o i ragazzi erano in relazione con una persona che aveva già un'altra relazione. Qua ci sarà un ritrovarsi, ok? Questo era proprio specifico per voi. Vediamo adesso con le carte le altre carte dell'amore.
anima gemella o fiamma gemella. Qua abbiamo a che fare con un'anima gemella o una fiamma gemella e con la felicità. Vi vedo felicissime in questi giorni, ragazze e ragazze. Ragazze e ragazze, vi vedo felicissime di quello che accade, a tutto a vostro favore. Quindi, ragazze mie, questo è quanto. Per quanto riguarda le situazioni su cui hanno marcato, sulla creatività, su quel 10 di coppe, vi vedo anche in altri ambiti della vostra quotidianità, tipo lavoro e le circostanze simili, che verrete premiate seguendo la vostra intuizione e la vostra creatività. Questa carta del tamburo ci parla ugualmente di sensazioni di trance interne che porta a sviluppare creatività, quindi ci saranno degli eventi importanti che hanno a che fare con la vostra crescita esponenziale a livello animico, sia sul profilo lavorativo che sul profilo amoroso. Va bene? Quindi la direzione è proprio quella di andare incontro alla perseveranza della vostra creatività e intuizione. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, concludo qui. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante della carta di guarigione, rinascita, fioritura e rinnovamento. Hanno scelto anche questa variante. Andiamo a vedere le energie di questa variante per questa settimana. Allora, partiamo con gli Osho Zen. Le energie di questa variante per questa settimana. Vediamo. L'innocenza, successo. Wow, oltre le illusioni, successo pieno, ragazze mie. Mi stanno dicendo, questo è il sole, sei di bastoni e il giudizio. Mi stanno dicendo che tu finalmente ritrovi la felicità. Qua toccherai apici di felicità in questa settimana e ti renderai conto di quando non l'hai fatto e di tutti, a volte diciamo il tempo perso. Il tempo perso non esiste, no? Perché ognuna di noi fa le cose a livello di coscienza in cui si trova e quello a cui arriva, quello a cui è arrivata in quel momento è servito anche grazie a quel perdere tempo. Ok? Questo il giudizio mi parla di una rinascita a tutti i livelli in questa settimana. Io qua ti vedo finalmente godere quotidianamente della vita, avrai dei successi, anche riconoscimenti pubblici, ti diranno guarda stai benissimo, come stai bene, ma come hai fatto? Cioè questa è una stesa di grande successo in questa settimana. Non a caso alle porte di questa splendida primavera tu nasci. Quindi io vi faccio un grandissimo applauso ragazze mie e ragazzi, quindi nascete. Ed è una... e qua per esempio vi date conto anche di... Ragazze mie, qua c'è una fioritura stupenda in questa settimana. C'è una fioritura stupenda. Fammi mettere due altre, e io Osho Zen qua sotto. Il coraggio, bellissima carta. Il condizionamento, ecco da dove rinasci. Ti metti alle spalle tutte quelle situazioni che ti hanno tenuta incastrata o incastrato o incatenato, di qualsiasi natura siano. Trovi il coraggio di affrontare queste situazioni e anche vedrai il poco coraggio che hanno anche altri di non farlo. E dirai, ma io devo portare questo esempio, vivo così bene. Il coraggio di essere chi sei. Il coraggio di essere quello che ti incarna. Sì. Cioè, andrai oltre le illusioni del condizionamento. Qua c'è un leone e con in mezzo alle pecorelle, tutto incatenato. Va bene? Cioè, il coraggio di essere l'unicità che ti appartiene. Questa è la settimana in cui tu avrai il coraggio di toglierti le catene, di essere l'unicità che ti appartiene. Per questo avrai successo dentro e fuori. È una stesa bellissima, ragazze e ragazzi. Vediamo un po' come devi continuare ad essere così in tutti gli ambiti, lavoro, amore, relazioni. E qual è il suggerimento per proseguire tutto questo? Le molte vie. Ti renderai conto che hai un'infinità di strade davanti e che puoi fare quello che vuoi. Mettiamone un'altra. Il gufo.
Qua c'è proprio una rinascita su tutte le... Guarda, non ti farai influenzare da niente e nessuno, proseguirai per la tua strada. Questa è la settimana in cui tu nasci veramente. Fammene mettere un'altra cosa, c'è dopo il gufo. La pace, mamma, tu trascendi tutto il dolore, cioè hai trasceso. Questa è la settimana in cui tu trascendi tutto ciò che ti poteva far dolore, va bene? O sofferenza più che altro, perché il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Ecco, tu scegli di non soffrire, ma di aver fatto del tuo dolore dei diamanti che ti permettono, che hanno segnato il cammino. Qua sarai un'eretica, un eretico del pensiero conformista. Sapete che la parola eresia viene dal greco aeresis, che significa scelta. Gli eretici che prima venivano bruciati, ok? Noi siamo qua un collettivo di eretici, è colui che sceglie, quindi l'eretico deriva dal greco aeresis, che significa scelta. Tu scegli, sarai eretico o eretica rispetto al condizionamento. E quindi tu scegli di andare oltre le illusioni, ti renderai conto di una felicità inaudita in questa settimana. Questo è proprio il viaggio dell'eroe a compimento, bellissimo ragazze, ok. Questo in tutti gli ambiti. Vediamo adesso nell'amore. Vediamo nell'amore cosa accade. Carta di partenza in amore. Carta di partenza in amore. E beh, il sole di nuovo, ti vedo felice. Se non c'è nessuno, la carta del sole nell'amore mi parla che sta per arrivare una grande felicità per te. Ti vedo proprio contenta, contento, felice. Magari stai anche con le persone che ami di più, tipo i tuoi amici. Ti vedo godere della quotidianità se non c'è nessuno. Oppure stai iniziando a conoscere una persona nuova, vedo una bellissima amicizia, una bellissima connessione. Vedo felicità nel momento presente, quindi se non c'è ancora, eccola. Ma già qua il sole mi era uscito con la carta di Osho Zen, Vedo proprio il sole splende, è proprio la primavera, bellissimo. Vediamo che succede in questa settimana in amore. L'eremita. 4 di bastoni e il paggio di denari. Io vedo un incontro qua in questa settimana, assolutamente. Vedo un incontro con qualcuno. 4 di bastoni, paggio di denari, mi parla di un incontro concreto, comunicazione, incontro che porta a fare dei piani, va bene? Vedo inizio della settimana un po' così, un po' precavida, mi stavo vedendo in spagnolo, un po' cauta, o un po' cauto, e un po' sulle tue, poi qua vedo un incontro con una persona. Sì. Per esempio, per le ragazze singole, io qua vedo 100% un incontro con una persona nuova. Forte il segno della Vergine, Leone, paggio di denari e anche l'energia dei segni di terra. Sì, una stessa bellissima, c'è proprio un rifiorire, assolutamente c'è un rifiorire qui. 4 di denari, vedi, a te ti vedo un pochino, un po' andarci cauta, no? Piano piano, sì. Vediamo l'energia positiva in amore. Energia positiva, si apre una nuova tappa della tua vita, abbiamo il mondo. Una nuova tappa della tua vita, molto più fresca, leggera, bella. Ok, vediamo un po' la carta negativa in amore. Il 10 di spade. È pur vero che tu ci vai cauta perché con questa nuova persona, comunque sia, con questa situazione, con questa persona che incontri, può essere già una persona con cui stai o con cui tu ti stai vedendo, puoi conoscere in questa settimana, e si apre una nuova tappa. È pur vero che stai mettendoti alle spalle un dolore, ecco perché ci vai cauta, ok? Vediamo la direzione per te qual è in questa settimana. La direzione, il 6 di denari. Guarda, la direzione è che tutto torna in equilibrio. Dopo un disastro, la torre, ti può costare mettere in equilibrio la cosa, avere questo incontro, ti può costare perché la direzione, no? Però tutto va in equilibrio. Sì.
Vediamo ultima carta sull'amore in questa settimana. Il Papa. Il Papa mi parla di qualcosa mi parla di una persona di spessore con cui avrai a che fare in questa settimana, con cui si apre un cammino. 3 di bastoni, forte energia del Toro. Una conversazione importante, una persona, questo sei anche tu, no? Che ci vai piano perché comunque hai i tuoi pensieri, hai le tue credenze, ci vai piano e vuoi le cose fatte in un certo modo, ma allo stesso tempo l'energia di questa persona, che è una persona di spessore, una nuova tappa della tua vita con una persona di spessore. Fammi mettere un po' sull'energia del paggio di denari, l'energia del paggio di denari. 7 di spade, è possibile che tu ci vada piano piano perché ancora non ti fidi ad aprirti, a prendere una decisione di aprirti, o è possibile che tu ci vada piano piano perché magari questa persona è stata una persona che ti chiede scusa e tu non ti fidi, ci vai piano piano, però nel tempo le cose migliorano, oppure una persona nuova, tu ci vai piano piano perché è difficile magari aprire una nuova tappa, però vedo che ce la fai assolutamente. Va bene, vediamo un po' ancora, andiamoci a specificare questa persona in questa settimana. Ci mettiamo prima di tutto le nostre carte oracolo, lui lei, cosa ti dirà questa persona, o qual è il succo di questo invitarti. Vedo qua incontri, vediamo, mi fai perdere il controllo. È una persona che con te gli fai perdere il controllo. E ancora, vediamo cos'altro ti dirà. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Allora, questa è una carta che mi dice, se tu, per esempio, vedi che questa persona è sicura di se stessa, va bene, non è così, è apparenza, va bene? Puoi vedere questa persona magari sicura di sé, però non è così perché gli fai perdere il controllo, ok? Vediamo un po' adesso con queste. Vediamo un po' sull'amore. Una nuova vita, vedi, tutto spinge verso il nuovo proprio, riparare. Alcune di voi una persona chiede di riparare, però tu non ti fidi tanto, però alla fine piano piano diciamo che le cose migliorano. È difficile per te metterti una tappa difficile alle spalle, però c'è un riparare. Ok. E un'altra tic tac, è proprio in questa settimana. Qua c'è un cambio, un giro di boa proprio in questa settimana nell'amore per te, Assolutamente sì, qua c'è pace, benedetti, la buona sorte gira dalla tua parte, assolutamente sì. Vediamo un po' con queste. Vediamo un po' con queste, l'energia di questo Papa, l'energia di questo Papa. Chiedo, casa amore, la consultante. Guarda, questa è una persona che è una persona, mi dicono che sta bene anche economicamente, per alcuni di voi ci danno ulteriori dettagli queste carte. Se non è così, comunque è una persona che sa quello che vuole, una persona di spessore, una persona che può avere anche se è una persona per esempio con la quale c'è una riappacificazione in questa settimana, in cui tu ci vai piano piano, è una persona che vuole iniziare una nuova tappa con te, il 6 denari alla direzione mi dice che vuole venirti incontro, per te può costarti questa cosa, ma vedo che alla fine piano piano ti lascia andare, e questa è una persona che casa amore legame verso di te, la consultante, ok? In questa settimana, e ha una predisposizione molto seria nei tuoi confronti, ok? E andiamo a vedere adesso con queste. Vediamo. Un'altra persona disturba la tua relazione. Allora, se qua c'è stata un'altra persona, per alcuni di voi c'è stata un'altra persona che disturbava una relazione.
e questa persona vuole un incontro per passare una nuova tappa insieme a te e risolvere le cose. Quindi questi si riferiscono a questo tipo di circostanza. Ok, vediamo ancora. Non è la tua anima gemella. Allora, qua vi stanno parlando di una persona dove c'era un'altra situazione che disturbava la vostra relazione, per voi che avete già una persona in mente, e quella persona si è resa conto che la persona con cui stava non era la sua anima gemella. Ora, questa situazione riguarda anche te, oltre alle illusioni, ossia ti sei resa conto che la persona del passato con cui c'è stato un dolore e per cui tu esci con questa persona nuova in questa settimana non era la tua anima gemella e c'è stato un disturbo della relazione. Ok? Andiamo, una nuova vita tu avrai rispetto a questo. Andiamo a vedere ancora. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. Allora diciamo che qua mi stanno parlando a livello emozionale tu con questo 10 di spade, no? Al blocco, e in questa settimana tu avrai l'opportunità di avere completamente una nuova vita, di risorgere dalle ceneri, oltre le illusioni, pieno successo, andando a integrare il senso di incompiutezza del passato. Va bene? Che ti ha generato una situazione karmica e puoi finalmente avere nuova vita. Ok. Andiamo a vedere adesso con un consiglio di questi, ti voglio mettere. Reina del male temerese azúcar no sal, quindi questa carta mi stanno dicendo ti meriti zucchero e non sale, mi stanno dicendo che hai passato un brutto momento, mi stanno parlando di questo lavoro sul passato. Mi stanno dicendo, mi stanno mettendo l'attenzione per il fatto che per quanto tu riuscirai a essere a uscire fuori dalle illusioni che ti hanno relegata nel passato, farti sentire incompiuta, va bene? O incompiuto. Ancora. E infatti regreso all'hogar tiene una cita contigo misma e tutto tornerà a splendere in questa settimana e ci sarà un appuntamento, qualcuno vorrà un appuntamento con te, va bene? Andiamo a vedere adesso cosa ci dicono gli angeli del cuore. Conversazioni sincere, infatti una persona ti parlerà in modo sincero l'uno con l'altra, esprimete onestamente l'uno all'altra i vostri sentimenti. Qua c'è una persona che ti parlerà in modo sincero e esprimerà ciò che sente. Vediamo ancora in amore, due altre. Ci sarà molta attrazione in questa settimana. Fai attenzione alle bandiere rosse che hanno a che fare con il tuo ego, ti possono rimandare cose del passato, senso di incompiutezza del passato, questo tipo, la dinamica con questa persona che può essere nuova o una persona che già conosci. Le dinamiche, vai oltre le illusioni del condizionamento del tuo ego che ti può fare, è un avvertimento in questa settimana tra la relazione che hai, un po' tirare indietro, va bene? Ti può costare 10 di spade, ricordiamo, aprirti, però lo fai. Aprirti al nuovo, che significa abbattere le bandiere dell'ego, va bene? Ok, e per fare questo voglio vedere un consiglio della dea per abbattere le bandiere dell'ego, quindi le bandiere rosse sono le bandiere dell'ego. L'alleanza con il tuo spirito, con il tuo sé superiore, l'alleanza con il tuo sé superiore, per abbattere le bandiere dell'ego. L'alleanza con il tuo sé superiore. Vi invito a fare l'esercizio del sé superiore che è nel video che si chiama Alchimia Superior, di nuovo. Io mi affido totalmente al mio sé superiore, ok? L'alleanza con lui e basta, d'accordo? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui una meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa settimana che è alle porte di questa meravigliosa primavera. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!